Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che vi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 febbraio al 1 marzo. E prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto a vedere le vostre energie principali, quindi come andrà la settimana, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta che apre la settimana abbiamo questo bellissimo Giglio e ci parla già di risultati, di soddisfazione, di ottenimenti, un qualcosa che si realizza, magari un piccolo proposito oppure nel corso della giornata, nel senso i primi giorni della settimana le cose funzionano per il verso giusto. In realtà c'è anche possibilità di portare pace, serenità in qualcosa di vecchio, di pregresso o qualcosa che magari non sta funzionando, quindi questo lo capirete voi. Di sicuro una carta molto molto positiva, un po' meno il serpente vuol dire che nel corso della settimana qualche tensione, qualcosa c'è che non va, può essere legato magari a una situazione un po' confusa, un po' incerta, può indicarci un ostacolo, un "pericolo" tra virgolette, che stiamo andando incontro, oppure lui ci viene incontro. Dipende, a volte può essere l'atteggiamento di una persona un po', tossico, pesante, ostico, difficile in senso lato, oppure una situazione che stiamo vivendo. Ecco perché il serpente ci consiglia di muoverci pian pianino, con flessibilità, di non azzardare, di essere, saggi, intelligenti e quindi di muoverci molto, molto lentamente, però essere comunque pronti ad attaccare, a difenderci quando necessario. Quindi questo lo capirete voi effettivamente a chi o proprio a cosa si può, riferire. Poi magari possiamo vedere nel corso della lettura se abbiamo ulteriori indizi. Magari alcune cose possono riferirsi o a delle dinamiche delle persone che sono intorno a voi. Essendoci la carta della casa, sì, purtroppo sì. Come si dice parenti serpenti? Questo potrebbe essere il caso vostro, oppure proprio delle situazioni difficili che state, affrontando e al contrario lì c'è bisogno proprio del sostegno e dell'aiuto delle persone più care. La casa ha a che fare anche con il nostro senso di sicurezza o tutti quegli affari che riguardano magari gli affari domestici, possibili investimenti, acquisti, vendite e dico stabilità perché magari finalmente c'è un punto dove si fa ordine e c'è maggior, serenità. Io direi soprattutto nelle questioni pratiche, ma adesso le andiamo a vedere insieme, però partiamo a vedere, i segni zodiacali da attenzionare particolarmente nel bene o nel male. Abbiamo i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci e poi abbiamo i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Adesso procediamo con l'amore. Amore coppia single, per chi non dovesse essere interessato consiglio comunque di ascoltare perché alcune cose possono fare riferimento alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Quindi vediamo cosa vogliono dirvi. C'è l'arnica. L'arnica è un po' particolare come messaggio perché spesso indica una fase conclusiva di situazioni difficili. Ecco perché può arrivare il Giglio a portare pace, a portare serenità, però dopo un momento ostico e anche questa effettivamente ci fa capire che può esserci un compromesso, un recupero, una rigenerazione, una riconciliazione, un nuovo equilibrio e quindi la serenità ritrovata, soprattutto dopo una fase critica. Per i single lo dico, o anche per un familiare, un'amicizia, può essere una persona che ritorna, una persona che può essere sincera e pentita, oppure
dipende, dipende da quello che è successo precedentemente o può anche accadere in questi giorni, magari bisogna invece rimaner fermi nella propria posizione, quindi questo lo dovete capire voi. Se c'è eccessivo orgoglio, magari queste carte vi stanno dicendo di valutare il perdono, di valutare questa riconciliazione e rigenerazione. Direi che per le coppie, in un certo senso, può esserci anche il superamento di una difficoltà grazie proprio al gioco di squadra, proprio all'unione dell'impegno di entrambi. Essendoci il Narciso, però ci sono comunque delle ostilità. Mi viene in mente guardando proprio le vostre energie, quindi o ci sono queste ostilità che però non dipendono da voi, ma sono causate da situazioni esterne o da persone che gravitano intorno a voi e quindi inevitabile che se sta gente critica o mette zizzanie e ci sono cose diciamo negative, è normale che si può creare tensione nella coppia. Cose che possono essere superate? Assolutamente sì, e magari come vi dicevo di gestirle in un modo molto più flessibile, molto più intelligente. Magari appunto voi siete molto più intelligenti delle altre persone e quindi di sfruttarlo al massimo. Questo vale anche per i single, perché se sapete di avere a che fare con una persona che va, viene, come si dice, fa il bello e cattivo tempo, si allontana, si riavvicina, chiede scusa, c'è il ritorno, oppure magari ci sono alcune cose che non funzionano, però questo ovviamente lo capite voi e direi, andrei a sottolineare, maggiormente se avete a che fare con un o una narcisista, peggio ancora. Quindi ecco che bisogna appunto proteggersi e qui il valore della casa ha a che fare con la nostra stessa sicurezza e metterci al riparo e proteggerci da qualsiasi cosa. Può esserci anche una persona che gioca sulla seduzione, cerca di attrarvi, cerca di convincervi, quindi, ecco, a maggior ragione ancora sottolineo, cura e attenzione. E adesso procediamo con l'ambito, quello più pratico del lavoro e delle finanze. Troviamo la fortuna, sempre bella incontrarla, ovviamente la fortuna ha a che fare con dei cambiamenti rapidi, delle cose positive da accogliere e anche a che fare con il nostro impegno, con la nostra determinazione e volontà che finalmente trova una mano dalla fortuna, nel senso che alcune cose funzionano per il verso giusto. Donna maritata ci fa capire che magari può esserci una persona di famiglia o comunque molto stretta che è pronta ad aiutarci, a volte anche nelle faccende, quelle domestiche, quelle pratiche, soprattutto lavorative, anche di finanze, può essere un genitore, può essere anche semplicemente un collega, una collega, un'amicizia che però ha risvolto pratico. Ad esempio, risolvere quella faccenda burocratica, risolvere qualcosa come dare un bel buon consiglio, come gestire alcune situazioni. E cose che si muovono assolutamente sì, perché abbiamo anche il messaggero che indica l'arrivo di notizie. Anche da lontano, lontano in senso proprio stretto del termine, che proviene da persone lontane o da persone che non si facevano sentire da un po' di tempo e poi ha a che fare con i doni, con gli affari, con i permessi, con le novità che possono essere interessanti, anche con ricevere, fare visite, quindi incontrare, avere delle ottime idee, delle buone iniziative che devono essere intraprese proprio in questo momento. Quindi se avete bisogno di avviare comunicazioni, nuovi contatti, nuove cose, fatelo in questo momento. Probabilmente è proprio adesso che si vanno a costruire delle cose importanti per la vostra stessa sicurezza e come vi dicevo proprio di valutare se volete acquistare, se volete vendere, se volete investire su un qualcosa.
di pensarci perché questo potrebbe essere il momento giusto, anche per chi intende investire su se stesso, sullo studio, sulla ricerca, del lavoro, di riuscire a trovare quello che desiderate. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!